Bentornati a tutti. Oggi continueremo a parlare di sicurezza. Ne abbiamo già parlato di autenticazione a due fattori, quindi ritorneremo un pochettino sull'argomento e parleremo di nuovo di autenticazione a due fattori. Voi avete visto come io, spero che avete visto di come io ho parlato su questo argomento. L'autenticazione a due fattori è davvero fondamentale, è davvero sicura. Oggi vedremo se effettivamente è davvero sicura oppure ha qualche falla. In passato ho detto sempre che è meglio per non essere hackerati, insomma non subire degli attacchi da fonti esterne, fare l'autenticazione a due fattori, attivare l'autenticazione a due fattori su tutti i nostri dispositivi, su tutte le nostre app, tutto quello che utilizziamo, quindi non solo nei social, anche proprio nelle applicazioni dove potremmo andare ad acquistare merce, vedi per esempio Amazon, quindi dove è previsto comunque l'attivazione dell'autenticazione a due fattori, io vi consiglio di farla. Quindi il video è sempre uguale, nel senso che è sempre consigliata al 100% andare a fare l'attivazione dell'autenticazione a due fattori. Questo perché abbiamo visto, magari chi sta vedendo per la prima volta il video non ha visto quello passato, che cos'è già l'autenticazione a due fattori, la ripetiamo in maniera breve. Non è soltanto che è uno step in più per quanto riguarda le nostre login nelle nostre app di acquisto, nella nostra per esempio banca, nei nostri social network, quindi la qualsiasi cosa che gira su internet abbiamo la possibilità di andare a fare uno step in più quando andiamo a effettuare la nostra login, quindi quando andiamo a logarci proprio nel sito o nell'app. Quindi per intenderci, oltre ad inserire la classica nome utente, password, nome utente può essere proprio un nome utente, la nostra email, seguite dalla nostra password che abbiamo scelto, dopodiché ci verrà inviato un ulteriore codice di conferma al dispositivo dove abbiamo attivato l'autenticazione a due fattori, quindi viene generato attraverso questa applicazione. Quindi io sempre consiglio il Google Authenticator, che funziona veramente bene come applicazione a due fattori, e direttamente questo codice token, che durerà 20-30 secondi, lo dobbiamo andare a inserire oltre già al nome utente e password, quindi un secondo step in maniera più sicura. Quindi capite bene che già chi vuole rubarvi un'email, chi vuole insomma hackerarvi il vostro profilo eccetera eccetera, avrà comunque, se gli andrà bene il primo step, quindi capire il nome utente e la password, il secondo step veramente verrà complicato andarlo a capire, perché proprio deve avere fisicamente in mano il nostro dispositivo. Quindi autenticazione da me è consigliata? Sì, continuo assolutamente a consigliarla, perché finora è l'unico metodo per evitare tutti questi attacchi. Vi dicevo all'inizio, voi mi direte, è stato fatto lo stesso video. No, perché? Effettivamente ora vedremo se effettivamente questa autenticazione a due fattori è davvero sicura o ha qualche falla. Allora, in sé e per sé l'autenticazione a due fattori falla non ne ha, però una volta che diciamo di solito in tutte cose esce una novità, quindi questa autenticazione a due fattori che comunque già da anni che si utilizza, capite bene che ai tempi per esempio della banca veniva dato un token che c'è sempre stato, quindi proprio un apparecchietto, è soltanto quell'apparecchietto fatto a mo' di app, quindi non è cambiato nulla, già esiste da molto tempo. Però una volta che esiste questa applicazione, insomma questa Google per esempio Authenticator, quella che consiglio io, come fanno gli hacker comunque certe volte ad hackerare i nostri profili nonostante ci sia l'autenticazione a due fattori? Quindi non è perché si crea la falla in questa applicazione, perché l'applicazione funziona benissimo. Voi quando è che effettivamente vi dovete preoccupare? Voi vi dovete preoccupare quando il vostro dispositivo non funziona più. Quindi in quel senso già capite che siete stati hackerati, perché se per esempio io devo logarmi da un computer e ho l'autenticazione a due fattori fatta nel mio smartphone, che possa essere un Android, un iPhone, un Apple, quello che sia, quindi se tutto assieme io non riesco ad entrare e in accoppiata comunque a me il cellulare non funziona più, e quando intendo non funziona più significa che non ho più campo, quindi le classiche tacche del vostro ISP, che possa essere Telecom, Vodafone, Fastweb, quello che sia, quindi quando io proprio non vedo più le tacche, ecco lì quasi sicuramente al 100% siamo stati hackerati nel telefonino, però sotto forma di SIM. Perché si fa questo? Perché ovviamente il malavitoso, per finire e concludere il procedimento, ha bisogno del telefonino, quindi effettivamente non avendolo di presenza, cosa lui può fare? Non può fare altro che andare a
prendere la SIM del vostro telefonino. E come si può comunque a distanza andare a fare un lavoro del genere? Quindi questo è soltanto un video per mettervi in attenzione quando tutto assieme il vostro telefonino è a zero completamente di tacche. Ovviamente si parla insomma di casi comunque rari, succedono, però non è che ora se avete zero tacche voi siete stati hackerati, cioè il video non deve portarvi a pensare a questo. Può essere pure che prendete pochissimo campo, per esempio se entrate su una galleria che è molto lunga, il campo ovviamente diminuisce all'inizio fino a magari arrivare al centro della galleria, non prenderà più tacche, quello non significa che voi siete stati hackerati, però se tutto assieme non riuscite ad entrare più nei profili, qualche cosa vedete che non va e avete zero tacche, quasi certamente vi è stato hackerato il telefonino. Quindi in questo caso loro cosa fanno? Si impossessano della vostra SIM. E come può essere un discorso del genere? Come può succedere se la SIM effettivamente è nel nostro telefonino? Ebbene sì, può succedere perché viene fatta una classica portabilità, quindi in gergo tecnico verrà chiamata MNP. Queste sono le portabilità del numero, quindi praticamente loro che fanno? Attraverso una falsificazione dei vostri documenti o magari lo riescono a captare da qualche parte, riescono a fare anche tramite telefono, soprattutto anche tramite telefono, quindi tramite internet, riescono comunque con dei documenti falsi ad intestarsi la vostra SIM. Quindi la vostra SIM, nome Pinco Pallino, si trasferirà a nome Pinco Pallino sempre, però sotto forma di un altro gestore telefonico, in modo che loro su quel numero dove noi abbiamo attivato le app authenticator, quindi diciamo l'autenticazione a due fattori, direttamente possono avere questo codice, in più possono avere qualsiasi dato in più su tutti gli altri network, su tutte le nostre insomma attività che facciamo, sulle banche, perché il più delle volte è proprio accoppiata al numero. Quindi una volta che loro riescono a bucare il numero facendo proprio questa portabilità ad altro gestore, direttamente staccano la vostra SIM e attivano la SIM in mano loro. Quindi in questo caso ecco perché voi vi troverete con zero tacche su quella SIM e magicamente in un'altra parte del mondo ci sarà attivo il vostro numero sempre a vostro nome. Quindi ripeto, l'autenticazione a due fattori è uno dei metodi più sicuri, se non l'unico più sicuro che si deve utilizzare, e si deve utilizzare, perché capite bene che magari su 100 persone, se 100 persone non hanno l'autenticazione a due fattori, quasi sicuramente il 40, il 50% verranno hackerate nel tempo, diciamo. Se magari invece su 100 persone tutte queste utilizzano l'autenticazione a due fattori, il dato va molto ad abbassarsi, quindi in quel caso magari saranno hackerate il 2, il 3% di quelle persone, 2-3 persone su 100, quindi veramente dati bassissimi. Quindi in questo caso qual è il consiglio che vi do? Sempre di farvi aiutare sempre da questa applicazione Google Authenticator o quella che volete voi, comunque un'applicazione che genera token, e state sempre attenti. Comunque se notate qualche cosa di strano, guardate subito il dispositivo dove avete attivato questa app Authenticator, se effettivamente funziona a dovere o se c'è qualche cosa che non va, per esempio non prende più campo, non riuscite più né a chiamare né a ricevere chiamate, messaggi, tutte cose, quindi se le vostre tacche sono direttamente a zero. Quindi spero di avervi fatto capire qualche cosa in più dell'autenticazione a due fattori, che non è il problema proprio dell'autenticazione a due fattori, ma a prescindere il vostro telefonino potrebbe essere magari hackerato sotto questa forma. Quindi a prescindere dall'applicazione diciamo di autenticazione a due fattori, state sempre attenti se il vostro telefonino tutto assieme non riceverà più tacche. Che dirvi? Sempre attenzione massima e alla prossima, ciao!